In questo terzo video sul simbolismo dei Vangeli canonici voglio trattare quello che è il concetto di Dio, ma anche la differenza tra il Cristo e Gesù, quindi la figura storica di Gesù. Partiamo con quello che è il concetto di Dio. Dio è una parola tanto potente quanto fraintesa, che ha la pretesa di esprimere e racchiudere in sé ciò che è impossibile descrivere, circoscrivere o definire. Quindi, chi è Dio oppure cos'è Dio? Da qui comprendiamo come sia impossibile stabilire una capacità di conoscenza. O meglio, Dio è l'onniscienza, l'onnipotenza e l'onnipresenza. Ogni tentativo di spiegare Dio lo considero un tentativo nullo, in quanto ogni definizione esclude sempre qualcos'altro, ma Dio è tutto e nulla. Dio infatti è ognuno di noi, ognuno al quale è donata la capacità di libero arbitrio, di creazione, di amare, ma Dio è anche il vuoto. La società teosofica lo definisce colui del quale nulla si può dire e Igor Sibaldi lo definisce così in una sua opera. Leggo testualmente le sue parole. Dio è infinito e anche l'Io lo è. Dio conosce ogni cosa e anche l'Io conosce ogni cosa. Dio crea il mondo e l'Io crea il mondo. Dio può cambiare il destino dell'uomo, ma anche l'Io può cambiare il destino dell'uomo. Solo che l'uomo non lo sa, non osa saperlo ancora, ma lo può scoprire. Nel momento in cui comprendiamo il nostro io, comprendiamo di essere Dio. Per il nostro paradigma possiamo indicare Dio come infinito ed eterno, essendo solo 4 le dimensioni che conosciamo, ovvero le 3 spaziali più quella temporale. Uscendo dal nostro paradigma, invece, le dimensioni possono essere infinite. La comprensione del concetto di Dio è riservato agli iniziati, i quali, attraverso un percorso di totale comprensione, di elevazione coscienziale e astrazione dal paradigma vissuto, riescono a comprendere davvero. Una condizione condivisa è che Dio sia la creazione e il creatore. Essendo ogni individuo dotato di capacità creativa, ognuno è Dio. Voglio fermarmi qui col concetto di Dio vero e proprio, perché, come ho detto prima, descrivere Dio è limitarlo. Possiamo però definire cosa o chi non è Dio. Innanzitutto, Dio non è un soggetto che vive lontano in cielo e che ci spia continuamente. Per comprendere Dio dobbiamo iniziare a guardare molto vicino a noi. Osserviamo tutto quello in cui siamo immersi e allora comprenderemo. Dio non è un giustiziere. Siamo noi, con le scelte che facciamo o evitiamo di fare, che ci creiamo giustizia da soli. Quello che emettiamo è quello che riceviamo. Dio non ha bisogno di beni materiali o di soldi. Quelli servono a noi per svolgere al meglio la nostra missione su questo piano di esistenza. Dio non chiede sacrifici o riti di alcun genere. Sono elementi che noi esseri umani utilizziamo per sentirci più vicini alla divinità che siamo e per capire questo grande mistero incomprensibile alla mente umana. Dio non è un uomo vecchio con la barba che se ne sta seduto tra le nuvole. Sono idee distorte concepite da menti ignoranti, ovvero che ignorano l'esistenza di un qualcosa di diverso. Dio non vuole la fine del mondo e non permette le cattiverie. Siamo noi che ciclicamente, con le nostre scelte, ci allontaniamo dalla nostra essenza per ritornarci in seguito ad un percorso. Quelli che noi chiamiamo disastri planetari sono eventi influenzati da energie cosmiche che agiscono anche sulle nostre scelte. Dio non sottomette mai alla sua autorità. Siamo noi che, per mancanza di volontà, preferiamo dipendere invece di essere indipendenti, generando un circolo vizioso di schiavitù. L'essere umano ha bisogno di continue conferme mentali e crea delle modalità per ottenere delle risposte.
quando invece basterebbe osservarsi e tutte le risposte arriverebbero. Andiamo ora a definire la differenza tra Cristo e Gesù. Cristo è una parola greca che significa unto. Ma cosa significa unto? L'unzione è un rito tramite il quale ci si consacra, ovvero ci si rende come la divinità. È un rito riservato a pochi eletti, a quelli che vengono definiti prescelti. Col messaggio cristico Gesù ci indica come tutti possiamo divenire eletti. L'unzione è un rito molto più antico dei tempi di Gesù ed era utilizzato per iniziare il re o un prescelto al suo destino di realizzazione di una missione molto elevata per l'umanità. L'antico rito prevedeva le cosiddette nozze sacre, hieros gamos cosiddette, ed era la donna ad ungere il capo, i genitali e i piedi dell'uomo per unirsi poi nell'atto d'amore, in quanto il re in questa maniera completava se stesso con l'energia del femminile e rendersi quindi integro e potente. Con l'atto sessuale compivano l'unione nella completezza. Nel re entrava l'energia della potenza di Dio e nella regina l'energia della grande dea. Le nozze sacre donavano interezza ai due sovrani. Nel rito si utilizzavano oli profumati che conferivano potere, sacralità, protezione e benedizione. Gli oli a quel tempo erano rari e preziosi, degni di essere utilizzati solamente per i re. Nell'olio si concentra l'energia divina ed esso rappresenta la ricchezza dell'essenza. L'olio utilizzato era quello soprattutto di oliva e nei Vangeli questo ricorre spesso ed ha un significato di pace e abbondanza. Il Cristo è un'energia che entra in un prescelto per essere conosciuta e compiuta. Gesù quindi è stato un eletto sulla terra per poterla incarnare. Charles Leadbeater, un teosofo, descrive così la nascita del cristianesimo. Leggo testualmente. Come già detto, non fu Gesù, bensì il Cristo, il Signore Maitreya, che fondò la religione cristiana, ma l'incarico speciale di assistere il cristianesimo è stato dato a Gesù, che cedette il proprio corpo al fondatore perché compisse l'opera sua. La credenza del costante interessamento personale di Gesù alla Chiesa cristiana è quasi scomparsa. I cristiani pensano a lui più come a un maestro vissuto 2000 anni or sono che come a un potere perennemente attivo anche nella Chiesa odierna. Essi hanno dimenticato che egli è tuttora una forza vivente, una presenza reale, veramente con noi sempre fino alla fine del mondo, come egli disse. Egli non è Dio nel senso idolatra, ma il tramite per cui il potere divino è giunto a molti milioni di uomini, il funzionario che ha l'incarico del dipartimento devozionale nell'opera del Cristo. Questa trattazione ci dice come il vero messaggio cristico si sia perso nel passare del tempo. Gesù in un passo evangelico spiega perfettamente questo concetto, trasmettendo ai discepoli le informazioni non io, ma il Padre attraverso di me. Lo troviamo in Giovanni 14,6 e recita così. Gli disse Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questa frase definisce perfettamente il suo essere un tramite al messaggio cristico, l'essere quindi lo strumento che ne permette la divulgazione. Attraverso di lui l'umanità può tornare alla casa del Padre. Secondo la ghimatria utilizzata dalla Cabala per decodificare il significato simbolico delle parole, possiamo attribuire alle due parole Gesù e Cristo il significato di conoscere noi stessi, Gesù, per trasmutarci in qualcosa di più elevato, Cristo. Questo concetto lo ritroviamo anche nel tempio di Apollo, ovvero conosci te stesso. Il messaggio ampliato e completo recita così. Leggo anche qua testualmente. Ti avverto chiunque tu sia, o tu che desideri sondare gli arcani della natura, se non riuscirai a trovare dentro di te ciò che cerchi, non potrai trovarlo nemmeno fuori. Se ignori le meraviglie della tua casa, come pretendi di trovare altre meraviglie? In te si trova occulto il tesoro degli dei. Uomo, conosci te stesso e conoscerai l'universo e gli dei.
Questa parte ci indica come solo andando in profondità dentro di noi possiamo essere vera essenza, ovvero luce. Come in alto così in basso ci insegna Ermete Trismegisto. Noi siamo la divinità creante sulla terra e siamo la divinità caduta nella materia che ripercorre il viaggio iniziatico di riscoperta di sé fino a raggiungere l'uno, ovvero la casa del Padre, come fa il figliolo prodigo. Noi conosciamo la divinità perché lo siamo noi. Ci indica anche che tutto ciò che sta ai livelli superiori ha un valore in relazione ai risultati nella materia della vita terrena. Il messaggio cristico è un messaggio di amore e saggezza e corrisponde all'energia del cosiddetto secondo raggio. La scienza dei 7 raggi appartiene all'insegnamento teosofico, che concepisce l'intero universo ordinato e strutturato da 7 grandi qualità archetipali provenienti da Dio, ovvero colui del quale nulla si può dire. I 7 raggi sono l'espressione della settuplice natura divina e non esiste nulla nel creato che non sia plasmato da uno o più di questi raggi. Tutto infatti è influenzato da essi. Comprendere l'energia dei 7 raggi è comprendere la fisiologia dell'universo. L'essere umano infatti conosce molto bene l'anatomia dell'universo, ovvero galassie, sistemi di stelle, pianeti, satelliti, meteoriti, buchi neri. In effetti, l'essere umano comune percepisce le apparenze, ovvero ciò che è esterno. Deve imparare però a conoscere ciò che fluisce all'interno, ovvero le energie e le vibrazioni e come esse operano sui nostri livelli di esistenza. Secondo la società teosofica, l'energia dei 7 raggi origina dalle 7 stelle dell'Orsa Maggiore, che sono la manifestazione esteriore dei centri della testa di colui di cui nulla si può dire. La luce dei raggi è focalizzata dalla stella Sirio, che è detta anche stella del cane, di Mercurio o stella di Buddha, e raggiunge la Terra passando attraverso la costellazione specifica dell'era in corso, che attualmente è quella dell'Acquario. Ogni cosa può essere riportata ai 7 archetipi fondamentali. Ogni raggio è collegato a uno dei 7 pianeti della tradizione astrologica, ai 7 chakra maggiori, alle note musicali, alla scala cromatica. Quindi il numero 7 è il numero della massima evoluzione dell'essere umano, che diviene 8 solamente quando incarna il messaggio cristico. Il 7 è il numero infatti dell'amore incondizionato, raggiunto il quale si è pronti a passare al livello evolutivo successivo, ovvero l'8. Secondo la Ghimatria, il numero che identifica Gesù è 888, ovvero il maestro di saggezza che è posto al servizio del divino. Torniamo alla trattazione dei 7 raggi e comprendiamo perché il messaggio cristico corrisponde al secondo raggio. Ogni raggio è un'energia specifica che influenza l'essere umano. Nel primo raggio noi abbiamo volontà e potere, nel secondo raggio amore e saggezza, il terzo invece è quello dell'intelligenza attiva. Il quarto raggio è arte e armonia attraverso il conflitto. Il quinto è la conoscenza concreta e la scienza. Il sesto, quello della devozione e dell'idealismo. E il settimo raggio è quello dell'ordine cerimoniale e del ritualismo. Il secondo raggio, quindi, di nuovo, è quello dell'amore e della saggezza. Il messaggio cristico è amore incondizionato e libero arbitrio, ecco perché attribuito al secondo raggio. E l'energia del nostro sistema solare si basa sull'amore e sul desiderio della conoscenza pura, ma anche della verità assoluta. Le persone influenzate dal secondo raggio sono caritatevoli e orientate al servizio. È anche il raggio di chi educa, della guida, del guaritore, degli operatori sociali e umanitari. Personaggi appartenenti a questa energia furono per esempio Confucio, Krishnamurti, Francesco d'Assisi e anche il raggio della cosiddetta sesta razza radice, ovvero la futura razza, la razza umanitaria che sta per arrivare. E noi siamo immersi nel passaggio e quindi nella confusione che si crea in questo
passaggio tra la quinta e la sesta razza radice. La quinta razza che è la razza ariana, ovvero quella attuale, e la sesta razza che è la razza futura. Il secondo raggio è quello del piano del logos, del quarto chakra, ovvero quello dell'amore e della ghiandola timo, ma anche del colore indaco, della nota sol e del senso intuitivo, ovvero il sesto senso. Le virtù fondamentali sono quelle della calma, della fedeltà, della resistenza, della pazienza, ma anche l'intuizione, la serenità e l'amore per la verità. Il Cristo è conosciuto in Occidente con questo nome, mentre in Oriente è conosciuto come Signore Maitreya o Bodhisattva. Per i musulmani invece è Imam Mahdi. Alcuni lo considerano anche il Messia atteso dagli ebrei. È un maestro asceso, passato quindi attraverso tutte le prove terrene. È considerato anche il maestro dei maestri, al quale è stata affidata l'educazione e la guida della spiritualità umana. Il Cristo è il cuore della gerarchia, ovvero il centro. L'ascensione è la massima elevazione spirituale, rappresentando la superiorità vibrazionale dello spirito sulla materia. È il passaggio dell'anima dal profano al sacro. Un maestro asceso va interiorizzato dagli umani con il processo della fede, perché diviene indisponibile come presenza fisica. Una moltitudine di esseri umani crede che il Cristo operi come mediatore tra l'umanità e il divino. In realtà il Cristo rappresenta l'incarnazione del divino, ovvero l'essenza, l'esserlo, non un contatto o un collegamento. Non vi è interdipendenza, ma la fusione nell'uno. Molte sono le persone che attendono una sua nuova venuta, senza comprendere che invece il Cristo è sempre qui e ora e la sua energia è onnipresente. Dobbiamo solamente farla nostra. Il simbolo di Cristo o il crismo o monogramma di Cristo rappresenta la missione e l'ideale di questa figura. È formato da due lettere, la X e la P, le iniziali greche del suo nome, che sono iscritte sovrapposte in una ruota a indicare la sua natura solare. Egli infatti nasce il 25 di dicembre, dopo il solstizio d'inverno, ovvero quando il sole ricomincia la sua ascesa in cielo. E indica anche la sua missione di educazione al risveglio e all'illuminazione come l'azione svolta dal sole quotidianamente. L'energia cristica guiderà l'umanità per i prossimi 2000 anni. Ecco perché nel periodo attuale è l'energia più potente dell'universo, l'energia creante perché è puro amore. Una diversa trattazione invece spetta alla figura di Gesù, venuto sulla terra per incarnare appunto l'energia cristica. Il materiale di cui oggi disponiamo è privo di testimonianze su una sua reale esistenza. Nessuno sa se il Gesù di Nazareth di cui parlano i Vangeli canonici, ma anche gli altri Vangeli, sia stata una figura in carne ed ossa oppure frutto di fantasia, se sia stata una sola persona o più persone. A noi però poco importa se lui sia realmente esistito oppure no, perché il potere è del messaggio cristico e non tanto della persona di per sé. Infatti è l'idea che incarna che rimarrà indelebile. Realtà o finzione, a noi interessa il percorso iniziatico che ognuno può intraprendere grazie proprio a quelle straordinarie informazioni. Gesù è un simbolo e sono gli uomini a dare potere ai simboli, ovvero all'energia creante che essi sono. Gesù rappresenta colui che, iniziato, compie il suo ministero attraverso una simbologia molto potente, che è stata già incarnata da altri prima di lui. Ne faccio qui un brevissimo riassunto, poiché il materiale di approfondimento si può trovare ovunque. Innanzitutto egli ha le stesse caratteristiche di Dioniso, Horus, Mitra, Krishna, Attis. Queste sono le divinità più vicine a noi come cultura, ma ogni popolo della terra e di ogni epoca ne annovera. È nato, come detto poco fa, il 25 di dicembre, che è la notte del solstizio d'inverno, in cui il Sole, dopo 3 giorni di morte, ovvero di stasi, riprende il suo movimento cosmico.
Durante i 3 giorni di immobilità, il Sole è fermo in prospettiva della Croce del Sud, la costellazione Crux. Il Sole, ovvero Gesù, muore 3 giorni sulla croce e poi risorge a vita nuova, ovvero il Sole ricomincia il suo moto. La vera risurrezione però noi sappiamo per i cristiani è a Pasqua, cioè nell'equinozio di primavera, perché le ore di luce sono maggiori di quelle di buio. Egli nasce da una vergine, ovvero la costellazione Virgo, che è anche detta casa del pane, che è il significato che spetta anche alla città di Betlemme. Virgo è simboleggiata da una M e tutte le vergini da cui nascono i figli di Dio hanno nomi con la M. In ebraico la lettera M rappresenta tutto ciò che contiene ed è fecondo. La sua nascita è annunciata da una stella dell'est che presumibilmente è Sirio e che nella notte del 24 dicembre si allinea con le 3 stelle della cintura di Orione, dette appunto i 3 re, che sono tra l'altro le più luminose in cielo. Ecco la stella cometa e i re magi. I 3 re seguono infatti Sirio, che li porterà verso l'alba di una nuova vita, e l'alba è quella del Sole. A 12 anni egli inizia il suo insegnamento, confermando la sua superiorità coscienziale rispetto agli altri fanciulli. A 30 invece inizia il suo ministero, incarnando quella che è l'energia del Cristo. Compie infatti una serie di miracoli, principalmente di guarigione, cammina sulle acque e si trasfigura. È tradito, crocifisso e risorge dopo 3 giorni. Nel suo ministero è aiutato da 12 apostoli che rappresentano appunto le costellazioni. Secondo Leonardo da Vinci, ognuno di loro incarnava caratteristiche specifiche di una costellazione dello zodiaco. Gesù infatti era il Sole, Simone l'Ariete, Taddeo il Toro, Matteo rappresenta i Gemelli e Filippo il Cancro, Giacomo Maggiore il Leone e Tommaso la Vergine, Giovanni la Bilancia, mentre Giuda rappresenta lo Scorpione. Pietro è il Sagittario, Andrea il Capricorno, Giacomo Minore l'Acquario e Bartolomeo è i Pesci. Simbolo per eccellenza di Gesù Cristo è la croce inscritta nel cerchio e questa la vediamo raffigurata in tutta l'iconografia sacra con Gesù sulla croce e un cerchio di luce attorno alla testa. Rappresenta anche il simbolo alchemico della terra, ovvero lo spirito perfettamente incarnato nel corpo, ma rappresenta anche i 12 segni dello zodiaco nella simbologia delle ere, detti eoni, le 4 stagioni, i 4 elementi, i 2 solstizi con il braccio orizzontale e i 2 equinozi con quello verticale. Quella di Gesù è una rappresentazione simbolica veramente molto potente dalla quale dobbiamo prendere ciò che fa evolvere la nostra anima. Con questa trattazione io mi fermo qua e ti invito ovviamente a scrivere i tuoi commenti, le tue considerazioni, le tue trattazioni nei commenti in maniera che posso poi riprenderli in un momento successivo. Grazie per essere stato con me e buona giornata.